Buongiorno a tutti. Allora, oggi siamo sempre vicino a Roma e in particolare siamo presso il parco di Veio. Siamo nella parte meridionale del parco. Il parco di Veio è un parco che unisce archeologia, natura ed è molto grande, molto articolato, consente di fare moltissime attività e io ho deciso di esplorarne una piccola porzione. E ho visto delle foto interessanti e visto che oggi di media ci sono stati 38 gradi, ho pensato come al solito di uscire al termine della giornata per poter fare questa breve escursione e visitare questi posti che ho visto su internet, sperando che presentino delle opportunità fotografiche. Peraltro qui ci sono anche le rovine proprio in questa zona della città romana di Veio. C'è una cascata che non mi ricordo mai il nome, ma lo metterò in sovraimpressione, che in questo momento ha pochissima portata, ma è una cosa che mi aspettavo perché essendo estate, essendo un periodo di siccità, mi aspettavo appunto che avesse questa bassa portata, ma in realtà oggi lo scopo di questa uscita è la sperimentazione. Sperimenterò un nuovo tipo di fotografia, in parte ve ne ho già parlato, ma adesso vedremo di applicarla sul campo, anche se è un po' ventoso oggi, quindi avendo necessità di fare delle lunghe esposizioni non so cosa potrà venire fuori e sperimenterò anche, se ho la possibilità, con il drone, soprattutto nuove tecniche di ripresa. Comunque vediamo un pochino, l'importante comunque è uscire di casa, stare un pochettino nella natura, fare una camminata, sperando però di poter fare delle foto decenti. Vediamo cosa ci riserva questo scampolo di giornata. Allora, oggi prima composizione non è niente di particolare, è giusto per sperimentare un pochettino la fotografia a infrarossi. Abbiamo in primo piano questo tronco caduto e anche un po' bruciato, anche con una scritta che all'infrarosso risalterà, che ha un suo perché nella foto. Sullo sfondo tutti questi alberi con un'apertura e dentro l'apertura quell'albero in secondo piano. E ho scelto un F11 per poter far venire tutto a fuoco, o sperare che venga tutto a fuoco. Il problema è che impostando F11 il tempo di scatto è di 30 secondi, quindi sicuramente verrà un po' mosso il fogliame perché c'è un po' di vento, però diciamo così nell'effetto particolare della fotografia a infrarosso ci può anche stare questo effetto mosso delle foglie, potrebbe anche essere piacevole. Un'altra particolarità è che nella macchina ho impostato modalità bianco e nero, perché come abbiamo detto l'infrarosso blocca tutta la luce visibile e fondamentalmente fa passare un unico canale, che è il canale del rosso appunto, che poi io comunque convertirei in bianco e nero in post produzione. Il problema è che capire com'è la scena solo con il canale rosso, quindi tutto rosso, è un po' difficile, quindi ho provato a impostarla in bianco e nero e devo dire che l'effetto finale della fotografia è abbastanza evidente, perché se no non si riesce a capire quello che verrà bianco, quello che verrà nero, perché come abbiamo detto soprattutto la clorofilla fa questo effetto con l'infrarosso di bianco, di quasi invernale. Comunque poi vedremo come è venuta.
questa composizione qui è molto evidente. Classico albero solitario su, diciamo così, un prato, se lo vogliamo chiamare così, uniforme, e un cielo che ha qualche nuvoletta. Ora, scattato in questa maniera con una fotografia normale non avrebbe nessun senso, cioè sarebbe una fotografia abbastanza banale. Invece, sfruttando l'infrarosso, si hanno dei giochi di colore, anche il cielo, diciamo così, acquisisce una sua drammaticità, per cui questa foto ha un senso. Il bello di questa fotografia, di questo tipo di fotografia, è che si può, anzi si deve, scattare in piena luce ed è il momento in cui si hanno gli effetti migliori. Comunque sia, la composizione è mettere l'albero sul terzo di destra, leggermente in alto, quindi non proprio sul terzo in alto, ma un po' più in alto, e sperimenterò comunque un pochino anche su dove posizionare l'albero, magari un po' più in basso per dare più risalto al cielo, un po' più in alto per dare più risalto a questo campo, e vediamo un pochettino qual è la migliore, la vedrete a seguire. Allora, in ogni caso le impostazioni sono state F11 come chiusura dell'otturatore per tentare di dare una maggiore profondità di campo senza esagerare con la chiusura dell'otturatore, anche perché con la fotografia a infrarossi bisognerebbe chiudere un pochettino di più, perché c'è una messa a fuoco leggermente differente rispetto alla fotografia a colori e che non si capisce bene dove mette a fuoco la macchina. ISO 200, ho provato anche a fare delle foto con una sensibilità maggiore e adesso ci riproverò comunque, perché c'è vento e quindi per minimizzare un po' il mosso delle sterpaglie e anche dell'albero l'unica maniera è questa, cioè di aumentare la sensibilità. E niente, speriamo che vengano delle foto decenti. Again in the morning, and the dunes that are slowly swallowing up the sea forest, slowly swallowing up the sea forest. And I've never been this broke ever in my life, and never lived somewhere this cold ever in my life. I've never had all wrongs be place where the pines meet the sea and the river winds on down to meet them, winds on down to greet them. And only my breath can save me now, only my thoughts can face me now. I'm moving as galaxies are spiraling out.
the sunsets, all the numbers, they lead me. All my missteps, all my fear and stress, all my conquests, they teach me. They always ever asked of me was to be me. All the flowers, all the sunsets, all the numbers, they lead me. All my missteps, all my fear and stress, all my conquests, they teach me.